Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei della gelosia, un tema abbastanza interessante e sempre attuale, è sempre stato attualissimo in tutte le epoche, meno che nel lontanissimo matriarcato, per il semplice fatto che le donne non erano obbligate a sposarsi e che potevano scegliere i partner che volevano. Contrariamente a ciò che si crede, le donne in tempi remoti erano libere e tali volevano restare. E non sono state le donne a inventare il matrimonio, ma sono stati gli uomini che le hanno obbligate, in parte anche per ragioni di figli, cioè avendo capito che anche loro c'entravano nel ruolo della paternità, eccetera, volevano assicurarsi una famiglia e dei figli che fossero esclusivamente loro. Mentre per le donne tutti i figli erano figli, avevano certamente propensione per i propri figli che conoscevano e riconoscevano, ma avevano propensione anche per i figli della comunità. Quindi la gelosia non è una prerogativa femminile come spesso si crede, la gelosia è una prerogativa di ambedue i sessi, per il semplice fatto che la gelosia è un timore, è dettata da un timore di essere abbandonati dal partner o almeno traditi. Ora, la gelosia ha due motivi fondamentali. Uno è esterno e uno è interno. La gelosia motivata dall'esterno si ha quando il partner o la partner si comporta in modo disdicevole, cioè è molto ossequioso. Parliamo della gelosia di una donna, quando il suo partner è molto ossequioso nei confronti delle altre donne, fa troppi complimenti, fa delle battute, cerca di un po' di corteggiarle, dicendo poi che in realtà lui lo fa così perché si deve fare, perché è un'usanza, ma lui non ha nessuna intenzione particolare. Allora, in questo caso la donna o l'uomo, è la stessa cosa, diventa gelosa perché sa che l'altro vorrebbe conquistare le attenzioni di un'altra persona. Cioè è una gelosia motivata, e anche se l'altro giura e spergiura che non fa nulla di male, certamente lui vuole assicurarsi, o lei sempre, lui vuole assicurarsi il corteggiamento o la possibilità di intavolare rapporti con un'altra persona, anche se non lo fa materialmente. È come se si lasciasse una possibilità, è come se avesse una ruota di scorta in più nella sua automobile. E ciò può essere dovuto a una grossa insicurezza. Questo è un atteggiamento soprattutto mascolino, quando l'uomo ha paura di essere lasciato solo, e allora mentre ha una donna cerca di conquistarne un'altra. In genere non lo fa in maniera palese, è appena adombrato, però crea una
un senso di insicurezza e di gelosia da parte della donna, che senso di gelosia che in questo caso è motivato perché fra i due non c'è amore. Allora diciamo che quando si ama non si ha piacere della gelosia dell'altro, perché l'altro ha una sofferenza e se noi amiamo, noi non desideriamo che l'altro stia male. Di coppie così se ne vedono e lui o lei si proclama innocente, ma in realtà non ama l'altra. Ma non ama l'altra non perché non gli piace l'altra, perché è poco capace di amare, ha tali paure che non riesce ad amare alcuna persona. E questa è la gelosia esogena, cioè che viene da fuori. Naturalmente vari problemi di dipendenza non consentono al partner oggetto di gelosia, di liberarsi di questo soggetto che non sarà mai un soggetto facile né troppo amoroso, perché ha le sue brave motivazioni infantili per non sentirsi all'altezza di cercare un'altra persona. Per cui spesso ci teniamo persone che ci rendiamo conto non ci amano, ma in genere noi stessi siamo poco capaci di amare quando ci scegliamo persone così, perché a nostra volta siamo pieni di paure. Poi ci sono le ragioni endogene, e cioè l'altro si comporta in maniera inappuntabile, eppure noi siamo gelosi. Questo succede sia agli uomini che alle donne, a volte in maniera ossessiva. L'altro o l'altra ha guardato quella persona, tu gli hai rivolto la parola in un modo quasi ossequioso, tu gli fai capire che tieni più a lei che a me, tu non mi sei stata vicino perché durante la serata sei andata a parlare con degli amici. In realtà questa gelosia parte da molto lontano, parte da dentro di noi. È una gelosia che che si verifica sia negli uomini che nelle donne. Non saprei dire chi dei due è più geloso, ma è la paura di essere abbandonati dal genitore. E questa paura di essere abbandonati dal genitore deriva da un'esperienza infantile. Uno dei due genitori, in genere il padre per la bimba e la madre per il maschietto, cessa di essere affettuoso col bambino. Lo accettava molto quando era piccolo, come comincia a crescere lo accetta molto di meno, perché il bambino o la bambina ha idee proprie, perché non è più innamorato del genitore ma si guarda anche intorno, perché può anche contestarlo e non dipende più da lui o da lei. E allora viene abbandonato, il genitore si rivolge altrove. E ci sono chiari segni di questo. Spesso le persone ricordano un gesto del genitore in cui per la prima volta, non so, non ha voluto prendere il figlio in braccio, non ha voluto ascoltarlo, gli ha detto lasciami stare, non farmi perdere tempo, tutte queste cose qua. E questo provoca una ferita enorme nell'animo del piccolo o della piccola. Da allora il bambino o la bambina penseranno che tutti i partner che avranno faranno la stessa cosa o potrebbero fare la stessa cosa.
cioè si ripeterà quello che è già accaduto, perché spesso noi pensiamo che i genitori, così come si sono comportati i genitori, si comporterà il mondo che ci circonda. E esce fuori allora una gelosia immotivata, tipo a volte le persone stesse sono meravigliate di questo, no? E dicono: ma io sono gelosa o geloso anche delle persone che l'altro ha avuto in gioventù, che ha avuto prima di me, che ha avuto quando non eravamo fidanzati, no? E fanno domande sugli ex fidanzati, o poi se sono stati sposati sulla ex moglie o ex marito, e vogliono sapere tutti i particolari del loro amore, a volte anche in modo un po' scabroso, e con tutto che il racconto fa loro male, cercano di farsi raccontare la cosa con più dettagli, perché dicono che se ci sono i dettagli loro riescono a capire. Loro riescono a capire quello che è accaduto e capiranno se questa cosa si verificherà ancora o meno. Naturalmente è una fissazione, cioè c'è la paura che si verifichi quello che si è già verificato in passato, e quasi il desiderio che la cosa sia effettivamente come la temono, perché hanno una tale ansia che ciò si verifichi, che se si verifica lì per lì la loro ansia si placa. Ecco, avevo ragione, il tradimento c'era. Poi naturalmente degenera ugualmente in maniera tremenda, ma se il tradimento c'era non devono cercare più, non devono più arrovellarsi il cervello. Questa gelosia è assolutamente immotivata ed è fonte a volte di litigi e di ossessioni, cioè può arrivare all'ossessione, no? Tipo una donna guarda una vetrina e l'uomo gli dice: tu stai guardando un altro, hai guardato quello che è passato. Ci sono uomini che chiudono le donne dentro casa, per esempio, che non fanno uscire le loro mogli, ma le donne non fanno altrettanto perché non ne hanno la potestà, diciamo, hanno meno potere degli uomini, però se potessero lo farebbero a loro volta. La gelosia viene spesso confusa con l'amore. La gelosia non è l'amore, anche se quando teniamo una persona abbiamo paura di perderla, è normale questo, cioè è normale in quanto noi siamo sempre piuttosto affogati nell'atmosfera della nostra infanzia. Noi viviamo in parte nel presente e in parte nel passato e riviviamo continuamente le emozioni del nostro passato. Questa è la nostra condanna. Questa è una scoperta che Freud fece e che non è stata mai illustrata abbastanza, che non è mai passata nella mentalità comune. Perché in qualche modo noi siamo più portati per l'esterno che non per l'interno, in quanto l'esterno lo decodifichiamo attraverso la mente condizionata e pensiamo di conoscerlo, ma non lo conosciamo.
Sull'interno ci capiamo ancora meno, perché la mente condizionata ci occlude quasi tutto. La gelosia arriva a punte terribili, perché a volte non è solo nei confronti del partner, ma anche nei confronti dei figli. La madre è gelosa del figlio, se il figlio ha una fidanzata, lei lo intossica, comincia a parlargli male della fidanzata, comincia a trovargli delle carenze, dei comportamenti anomali, facendosi alla fine odiare dalla nuora. Voglio dire, il rapporto suocera-nuora è quasi sempre guidato dalla suocera, perché una persona veramente materna è difficile che venga fuggita da una persona più giovane, no? Una persona accogliente, carina, che ci tratta un po' come una figlia, insomma, no? Difficilmente la cacciamo via, insomma, non abbiamo ragione per farlo. In genere è la suocera che instaura il rapporto in debito con la nuora, cioè che entra in collisione con la nuora, che entra in rivalità con la nuora, e c'è qualcosa che non va in questo. Esiste anche il padre che entra in collisione coi generi. È meno frequente per il semplice fatto che gli uomini parlano meno e si dichiarano meno. Cioè l'uomo non è portato a entrare in collisione col genero, lo evita, si limita ad avere un rapporto poco eloquente, poco caldo, ma d'altronde gli uomini sono in genere così più delle volte, e quindi nessuno si meraviglia che l'altro sia schivo, che il suocero sia schivo. La collisione tra suocera e nuora è spesso devastante. Cioè il figlio si trova a dover tenere a bada una madre e una moglie, e chiaramente quando questo accade e quando la madre se lo permette occorrono due situazioni. Primo, che la madre non sia una buona madre e usa il figlio ma non lo ama, lo usa come appoggio. Una cosa che le donne fanno con una certa frequenza nei confronti del figlio maschio. Aveva ragione Freud quando diceva che il figlio maschio è per le donne, la nascita del figlio maschio è per le donne la nascita di un pene, di un loro pene, cioè dà loro un potere, perché pensano che lui dipenderà da lei e sarà il maschio che le difenderà, cosa che non ha fatto, o almeno non ha fatto adeguatamente, il proprio marito. Quindi gli uomini spesso si sentono trascinati da queste due polarità, no? La madre e la moglie che litigano fra di loro e che cercano di scalzare l'altra. Ripeto, in genere la causa è la madre. No, perché se è madre, come è madre del figlio, è madre anche della nuora. Cioè una donna che è materna immediatamente sente come figlia anche la moglie o la fidanzata del figlio. E se così è, c'è un'affezione reciproca, anche perché la voglia di madre, voglia se l'abbiamo tutti. E gli uomini invece si attaccano con molta difficoltà, in genere si evitano. Ci sono questi sentimenti anche tra gli uomini, ma non si esplicitano mai. Il padre getta le armi, non vuole entrare
in confidenza col genero, parla di cose esterne, non ha un contatto personale con l'altro, parla di tutte cose inutili ed è siccome è un comportamento consueto dell'uomo, nessuno ci fa caso. Anche perché è normale vedere le donne che entrano in contatto fra di loro, si capiscono, si sorridano, si abbracciano, si baciano. Gli uomini, per carità, insomma, no? Potrebbe essere scambiata come una cosa eccessivamente intima. Quindi la gelosia non è una prova di amore. La gelosia è una prova di quanto l'altro tiene a noi, ma è difficile capire se parla di noi, se intende noi veramente o altri. Mi spiego meglio. Se una donna è stata gelosa del proprio padre da bambina, sarà gelosa del proprio marito e non capirà che la motivazione risiede nell'infanzia. Dirà che gli uomini sono tutti inaffidabili. Generalizzerà, come generalizziamo tutti, perché proiettiamo la figura dei genitori sugli altri. Quando una coppia si ama, la coppia tende a far star bene l'altro, per cui non gli dà nessun motivo, ma non ha bisogno di farlo o di spiegarlo. L'altro o l'altra sa che lui sta al centro dei pensieri del partner e non glielo deve dimostrare. Non ha bisogno di fargli il pensierino, il fiorellino, le cose, eccetera, che magari gli fa pure, per carità, però l'altro è sicuro di questo sentimento, perché lo sente. Diciamo tuttavia che per avere questa sicurezza è necessario aver eliminato parecchi schemi mentali. Ecco, questo è il fatto. La caduta degli schemi mentali fa precipitare il bisogno di riconoscimento, fa precipitare il bisogno di essere risarciti nelle proprie ferite da un partner esterno. Noi abbiamo tutto un condizionamento che risale ad epoche antichissime, in cui l'uomo ha una maggiore libertà della donna e può muoversi come vuole. Nella nostra società questo non è così vero, in quanto io conosco un sacco di coppie dove le donne si assumono delle libertà non così visibili come quelle dell'uomo, ma se lo assumono ugualmente. In quanto bisogna sfatare l'idea che l'uomo sia portato alla monogamia, alla poligamia, e la donna sia portata alla monogamia. È una balla. È una balla anche perché io penso che ambedue siano portati ad avere diversi partner, a meno che non trovano un partner estremamente soddisfacente. C'è quel tratto delle supplici, della tragedia delle supplici di Eschilo, dove le Danaidi non vogliono sposarsi e minacciano di impiccarsi se le costringono a sposarsi. Perché non vogliono sposarsi? Perché sanno che se si sposano saranno schiave. Siamo nel V secolo a.C. e già nel VI secolo è avvenuta la catastrofe, e cioè c'è stata una delle ondate più serie del patriarcato, le conquiste indoeuropee in Grecia,
Per cui quando i genitori vogliono sposare i figli devono sposarsi, e se non è il genitore, se non è il genitore della sposa, della ragazza, è il fratello che lo decide, no? E lei non può dire di no, non potevano dire di no neanche i maschi, Però per una donna era impensabile sottrarsi al matrimonio. Se veniva richiesta doveva accettare, e le Danaidi cercano di sottrarsi a questo ingrato matrimonio, sono 50. Però c'è il coro greco, no, che gli dice: anche voi dovrete sottostare, anche voi vi dovrete sposare, di Zeus non è invalicabile la mente senza tutto ciò che è fatale accadrà. Di Zeus non è invalicabile la mente senza confini, cioè ciò che è stabilito deve accadere. Non può essere varcata la mente senza confini di Giove, perché è Giove che lo vuole. Giove vuole che ci sia il matrimonio. Anche se poi è lui che tradisce la moglie, eccetera, eccetera, era, no? Era con l'H. Ma ciò che è fatale accadrà. Con il matrimonio, con le nozze, si compirà il vostro destino. Dicono queste le supplici, no? Le supplici sono quelle che non vogliono sposarsi, ma che devono sposarsi, no? E cercano di uccidere anche i propri mariti, e ci riescono pure, tranne una, eccetera, eccetera. E naturalmente sono in peccato, no? Perché non uccidi il marito invece di amarlo, lui che ti ha scelto o che ti hanno scelto i genitori. Purtroppo il matrimonio è stata la schiavitù della donna. La donna non avrebbe voluto sposarsi, stava benissimo senza sposarsi, perché sia maschi che femmine erano liberi di scegliere e di tenere le relazioni fin quando andavano bene all'uno e all'altro, naturalmente. E anche nelle tribù indiane del Nord America vigeva questa regola, ma i preti infatti che andarono lì molto si scandalizzarono per questo matriarcato che esisteva e ne parlarono in modo atroce, cosa che non fecero gli esploratori che andarono, i primi antropologi che andarono a visitare queste terre, no? Che invece dissero c'è un amore, una pace fra queste tribù stupende, no? E quindi la passione può dettare la gelosia, detta la gelosia solo quando c'è un pregresso. Ripeto, a meno che l'altro o l'altra non si comporti all'esterno in modo inadeguato. Naturalmente poi ci sono temi più importanti, ed è quello di genitori molto possessivi nei confronti dei figli, che li costringono ad un rapporto molto intenso con loro e in certi casi addirittura molesto. E questo dà luogo ad un attaccamento più forte e a una disperazione più forte quando c'è l'abbandono. E tutta la vita il bambino o la bambina risentiranno di quell'abbandono e lo temeranno continuamente nell'altro. Penseranno continuamente che tanto l'altro li tradirà, tanto l'altro li abbandonerà.
e diventa un tormento, e a volte sono consapevoli della loro fissazione, delle esagerazioni che hanno, però non possono farne a meno, perché hanno una tale ansia dietro che possono placare l'ansia solo esigendo dall'altro delle prove di attaccamento e di fedeltà, no? E allora nascono le tragedie, no? I due sono stati alla festa e lei comincia a dire come ti sei comportato, lei o lui, come ti sei comportato, hai guardato troppo l'altra, hai ballato con l'altra invece che con me, e quello dice ma io devo ballare con tutte, sono amiche, non posso farlo solo con te, sì, ma con lei io ti ho guardato come ballavi, eccetera, eccetera. È una condanna questo per chi è geloso e per chi è oggetto della gelosia dell'altro. Ora, se sono tutte e due gelosi, la cosa in genere un po' si placa, nel senso che cercano di non dare adito all'altro, no? Sapendo di che si tratta, qualche volta. Ma in altri casi sono gelosi tutte e due in maniera pazzesca, fanno delle scenate pazzesche, litigano da morire, dicono all'altro o all'altra che lui è un puttaniere, che lei è una puttana, che eccetera eccetera, e fanno delle litigate spaventose, salvo poi riappacificarsi e amarsi devotamente. Questo è la dannazione delle persone che sono stati abbandonati dal genitore. Non abbandonati, almeno non solo, non necessariamente abbandonati perché il padre se n'è andato, si è separato, o la madre, eccetera, eccetera, ma proprio perché sono stati abbandonati dal genitore che vedendo crescere il figlio l'ha rifiutato, cioè c'è stato un rifiuto, c'è stato prima un grande attaccamento e poi un rifiuto. Naturalmente nei casi estremi c'è il comportamento molesto del genitore e lì la tragedia è più grande, perché il bambino o la bambina molestata hanno un attaccamento enorme al genitore, qui la storia è lunga, è una forma di difesa l'attaccamento, e provano una sofferenza atroce quando il genitore, vedendo il figlio o la figlia cambiata, non lo degna più delle attenzioni moleste, e allora provano un tale dolore che cercano sempre di rimpiazzare con la ricerca di un partner che poi accusano continuamente di fare le stesse cose che ha fatto il padre o la madre, generalmente il padre, perché le molestie difficilmente le fanno le donne sui figli, qualcuno le fa, ma in genere sono i padri, e diventano anche violente, diventano delle iene, cioè si scagliano sul partner, non vedono più niente, vedono rosso, sono arrabbiatissime, fanno delle scenate terribili, salvo poi riconciliarsi più innamorate di prima. Ok, questo è un motivo di riflessione, e la mente condizionata deve, nelle sue cadute, deve provocare anche una mutazione in questo, perché se noi ricordiamo il passato, noi mutiamo il condizionamento, lo facciamo cadere. Un saluto a tutti.